Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Come vi avevo promesso nell'altro video, adesso non mi ricordo se è quello che è uscito ieri o quello l'altro ieri, adesso non mi ricordo, vi avevo detto che vi avrei preparato un video dove si parlava di tutte le date di pagamento per coloro che aspettano gli arretrati di assegno di inclusione. E finalmente ho trovato la pagina ufficiale del sito internet dell'INPS dove se ne parla. Erano mesi che la stavo cercando, erano mesi che continuavate a dirmi appunto come funziona per gli arretrati, come funziona. Alla fine, a forza di dai e cerca, ve lo dico chiaramente, per un caso ci sono incappato dentro, ma è stato un caso perché erano mesi che io cercavo questa pagina e a un certo punto stavo cercando un'altra cosa e guarda un po' è saltata fuori questa. E allora quale occasione migliore per parlarvene? Ovviamente stiamo parlando di tutte le date di pagamento degli arretrati per tutti coloro che aspettano gli arretrati, ovviamente, nel caso in cui il patto di attivazione digitale non venga sottoscritto nello stesso mese di presentazione della domanda e che quindi viene presentato successivamente. Sapete che se c'è incongruenza, cioè prima viene fatta la domanda, poi viene fatto il patto di attivazione digitale dopo, ovviamente le due cose non combaciano, giusto? Perché se viene fatto lo stesso mese finisce tutto a posto. Se salta anche solo di un giorno, quindi praticamente scatta un mese per loro, perché se uno fa una domanda in un mese e poi fa il PAD il giorno dopo, però è già scattato un mese, praticamente le due cose non combaciano più ed è lì che succedono poi i ritardi nei pagamenti. Ma allora facciamo così, partiamo un po' da lontano per capirci qualcosa. Non è tanto lontano, non vi preoccupate, non è una cosa lunghissima. Apro una parentesi, mi raccomando, a fine video poi ci sono le pillole informative, quindi rimanete collegati fino alla fine del video. Ma torniamo a noi. A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio, i pagamenti, all'esito positivo dell'istruttoria, ovviamente perché altrimenti non stiamo qui a pettinare le bambole, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale. E come vi ho detto è proprio qui l'inghippo. Detto questo, nel caso in cui il patto di attivazione digitale non venga sottoscritto nello stesso mese di presentazione della domanda, ma successivamente, quindi basta anche solo un giorno per far scattare il mese dopo, il pagamento del beneficio, all'esito positivo dell'istruttoria, verrà poi riconosciuto dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. E quindi abbiamo delle date. Per fare prima, io vi consiglio a questo punto, prima di proseguire nel video, fate così, mettete un attimo in pausa, prendete un foglio e una penna, vi mettete comodi, sulla scrivania, sul tavolo, quello che sia, e vi scrivete queste date, così in caso di dubbio o cosa che non vi ricordate, oddio c'ho una cosa che è, andate a prendervi quel foglio senza dover riguardare 50.000 volte questo video e fate prima. Bene, adesso che avete preso carta e penna possiamo andare avanti. Quindi, per le domande presentate entro marzo, con sottoscrizione del patto di attivazione digitale ed esito positivo, per esempio a maggio, attenzione, non sono date che mi sto inventando io ma sono quelle dell'INPS, avremo la disponibilità delle carte di inclusione con l'importo accreditato al 15 di giugno. Poi abbiamo un altro caso, e cioè nel caso in cui il patto di attivazione digitale venga sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l'esito positivo dell'istruttoria viene confermato nel mese o nei mesi successivi. Il primo pagamento viene fatto alla prima data utile, attenzione, il primo pagamento viene fatto alla prima data utile
successiva all'esito positivo dell'istruttoria. Ma cosa succede? Le mensilità del beneficio verranno riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD con erogazione delle mensilità arretrati spettanti. Ecco qui, ed è qui che iniziano appunto le nuove date. Anche qua prendete carta e penna e segnatevi queste date, perché le date di pagamento sono queste. Domande presentate con contestuale sottoscrizione del patto di attivazione digitale entro marzo, l'esito positivo dell'istruttoria poi maggio, disponibilità carta inclusione con importo accreditato, segnatevi queste date perché sono importanti. 15 di giugno pagamento mensilità aprile, 27 di giugno pagamento mensilità maggio, 16 luglio pagamento mensilità giugno, 27 luglio pagamento mensilità luglio. Ricordatevi anche un'altra questione: per tutte le domande che sono state messe in evidenza alla sede per omissioni o difformità della DSU, e ve lo dico perché in tantissimi mi state scrivendo questo tipo di problematica che sta saltando fuori in questi ultimi periodi, no? Tantissime persone mi hanno detto ma sai, io ho già rifatto domanda 3 volte e la prima volta me l'ha messa in un modo, l'altra volta me l'ha messa in un'altra, alla fine c'era la difformità della DSU. Allora, cosa succede? Succede una cosa normalissima, nel senso che gli utenti, quindi le persone, riceveranno un SMS, quindi un messaggio sul cellulare o un'email di notifica dell'evidenza. Apro una parentesi, mi raccomando, siccome che in questo periodo stanno andando di moda tanti messaggi farlocchi, poi ve ne racconterò uno più avanti in un prossimo video dell'Agenzia delle Entrate, mi raccomando, se ricevete dei messaggi con dei link, dei collegamenti, fate molta attenzione a non cliccarci mai dentro, soprattutto se vi chiedono codici bancari, password, username e quant'altro. Mi raccomando, non cliccate, non confermate mai niente. Nel dubbio, eventualmente chiedete a qualcuno magari di competenza, qualche persona che se ne compete, piuttosto andate dal CAF, andate dal patronato, insomma, chiedete a loro, ma non ci cliccate mai sopra e non date mai i vostri dati. Chiusa parentesi. Cosa succede? Una volta ricevuto l'SMS, l'email arriva, vi informano di questa messa in evidenza. Le sedi, cioè le sedi dell'INPS, presa in carico la domanda, contatteranno poi gli utenti per acquisire, quindi per richiedere in pratica, vi contatteranno per richiedere eventuale documentazione integrativa, nel senso magari gli manca un pezzo e quindi vi chiamano e vi dicono oh, guarda che manca un pezzo, manca questo, manca quell'altro. Oppure, molto più semplicemente, una nuova DSU per fare che cosa? Per eliminare l'evidenza, quindi in pratica integrando la documentazione o presentando una nuova DSU, in pratica viene eliminata l'evidenza. Quindi cosa succede? Che i richiedenti, quindi le persone che richiedono ADI, hanno poi tempo, 60 giorni, per integrare la documentazione. Mi raccomando, 60 giorni per integrare la documentazione, non ci facciamo scadere questi giorni, perché poi io lo so che io vi conosco, poi uno succede, ma io non c'avevo tempo, devo andare dal parrucchiere, devo andare a farmi le unghie, devo andare a che cavolo ne so, alla fine passano 2 mesi così come niente, considerando i sabati e le domeniche, 2 mesi si riducono poi a 1 mese e mezzo tirato, ecco. Quindi 60 giorni per integrare la documentazione, oppure loro dicono colmare le omissioni, nel senso portare eventuali documentazioni, oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Ecco, quindi mi raccomando,
Attenzione, perché l'INPS tiene a precisare che una volta che è passato questo termine, questi 60 giorni, inutilmente, nel senso che se l'INPS sta lì ad aspettare a voi, i vostri comodi, e voi non presentate niente, cosa succede? Che la domanda viene praticamente respinta. Ed è per quello che poi molte persone mi dicono ma la mia domanda è stata respinta già 3 volte. E tutte le volte io dico, sì, ma avete controllato perché è stata respinta? Non è che mancavano dei documenti, non è che bisognava presentare una nuova DSU, non è che per caso, che ne so io, bisognava portare della documentazione all'INPS e voi non ne sapevate niente e questi passati 60 giorni la domanda viene respinta e voi rimanete lì come dei mammalucchi ad aspettare qualcosa che... Quindi molte volte quando anche mi chiedete, ma sai, come faccio io a sapere, ad avere maggiori informazioni sulla mia domanda, nel senso me l'ha presentata però io non so più niente? Allora, è semplicissimo, ci sono 2 sistemi di base, sono questi. Allora, primo sistema, se avete fatto affare da un CAF o da un patronato, ogni tanto chiamate e dici scusa, è tutto a posto, è stata respinta, non è stata respinta? Devo presentare qualche documentazione, mi hanno chiesto qualcosa, bisogna rifarli se... questo è un sistema. L'altro sistema, ancora più semplice, è quello di chiamare il numero del centralino telefonico dell'INPS, che è 06 164 164, mi raccomando. Se ogni tanto avete dei dubbi, dice ma come mai qua non ci fa più fatto vivo nessuno mi chiama, nessuno mi dice niente? Chiamate il centralino dell'INPS 06 164 164 e saranno ben contenti di rispondervi alle vostre domande. Quindi mi raccomando, quando non vedete niente, che nessuno vi chiama, nessuno vi dice niente e soprattutto non ricevete nessun messaggio di andarvi a ritirare la carta in posta, magari io una domandina me la farei della serie come mai questi sono lì così che fanno niente, io sono lì ancora lì che sto aspettando come un mammalucco. Poi cambiamo argomento e come vi ho detto prima le pillole del giorno. Allora, intanto ricordatevi le dirette live del mio canale di YouTube tutti i giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube, ci vediamo per le dirette live. 3/4 d'ora, un'oretta, scambiamo 4 chiacchiere, ci teniamo compagnia, è un modo anche come un altro per socializzare, perché molte persone, ormai si è formato anche il nostro gruppetto di amici della chat, quindi anche per tenerci compagnia, ecco, quindi non necessariamente bisogna rispondere alle domande. Quindi ricordatevi, giovedì sera 21:30 mio canale di YouTube per le dirette live. E poi da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare un super iscritto al mio canale di YouTube. Chi è un super iscritto al mio canale di YouTube? Allora, un super iscritto al mio canale di YouTube è un iscritto che ha la possibilità di vedere in anteprima l'uscita di tutti i video. È come andare al cinema, però vedere la premiere. No, vedete in anteprima tutti i video che usciranno sul mio canale. Quindi questa cosa io la trovo molto molto fantastica. E poi non finisce qui, perché il super iscritto ha anche l'accesso prioritario alla chat delle dirette live. Anche perché i commenti del super iscritto vengono messi in evidenza da un colore diverso da tutti gli altri, quindi io li vedo prima. Per maggiori informazioni su come diventare un super iscritto al mio canale, oppure anche per sapere come fare per parlarmi telefonicamente, sì, perché ho aperto anche una linea telefonica diretta, per la quale voi potete chiamare, c'è questa possibilità qua, trovate maggiori informazioni nel primo collegamento che vi lascio qui sotto nella info box. Quindi aprite la info box, primo collegamento, trovate la prima informazione. Se volete invece maggiori informazioni, quindi sapere come diventare super iscritto, come fare per parlarmi telefonicamente, come entrare nella super chat, perché ho aperto anche una super chat, basta che andate nella home page del mio canale di YouTube, pagina principale, sotto il mio nome
trovate un collegamento, quindi sotto il mio nome c'è un link, cliccate su quel link e vi si apre un mondo nuovo. Man mano che io avrò maggiori informazioni ve le metto sempre là nel primo collegamento che trovate appunto nella home page del mio canale di YouTube. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale. A presto, ciao!